Stai comodo? Da morire Giulio, da vero? morire, sono tutto incastrato, non che poi io sia slim size, diciamo. No, no. Ma lo facciamo per amore dell'hi-fi e per amore di questo signore con questo grosso occhio. Pensavo che dicevi per amore dei nostri followers. Per amore dei nostri followers. È Natale. È Natale. Cord Dave, sì. che è il DAC top of the line dell'azienda costruttrice britannica Cord ed è, potremmo dire, il fratello maggiore del Qtest che abbiamo provato tempo addietro. Molto maggiore. Molto maggiore. Sì. E tanto ci era piaciuto il Qtest, altrettanto, ma molto di più in proporzione, ci è piaciuto questo Dave con il suo sovracampionatore M-Scaler. Dobbiamo dire che Cord è un'azienda inglese che sta nel nostro cuore perché da relativamente poco è uscita anche la prova dell'integrato che ci è piaciuto moltissimo, sempre con questo occhiolone centrale, tutte le... tutte le estetiche della Cord sono molto, molto particolari. È un prodotto estremamente complesso, con una quantità di cose da dire dal punto di vista tecnologico enorme. Ma cercheremo purtroppo di essere il tempo è sintetici, tiranno e quindi cercheremo, come dire, così, un po' dall'alto, di provare a raccontare nel miglior modo possibile. Allora, subscribe, campanella, a tra poco, ciao. Allora Giulio, È complicata. allora, è molto complicato ma dobbiamo fare un passo indietro. Sì. Tu ti ricordi, scusami, la solita battuta stupida già l'ho fatta. Intraducibile. La rifaccio. Quando abbiamo intervistato Rob Watts a Monaco, l'intervista uscirà fra qualche giorno, lui ci ha raccontato una cosa importante che è un po' anche il senso del perché proviamo un DAC che è uscito nel 2017-2018, quindi un DAC che teoricamente, secondo come sono le logiche dei DAC di oggi, dovrebbe essere obsoleto. Questo non lo è assolutamente perché Rob ci ha detto: ragazzi, io non metto mano al Dave perché il Dave è un prodotto attualissimo, quello che eventualmente faccio è modificare, aggiornare il sovracampionatore, esatto, da questo che abbiamo qui sopra, che si chiama M-Scaler, a un altro che deve uscire, ancora non è disponibile, che ha lo stesso identica forma del Dave, è a due piani, alimentatore e sovracampionatore, e che si chiamerà Quartet. Esatto. Noi lo abbiamo visto, lo abbiamo anche ascoltato in anteprima lì a Monaco, però ecco, è un prodotto ancora di là da venire. Di là da venire. È interessante notare il fatto che Rob Watts, che è sempre, come dire, un po' all'avanguardia nell'ambito della progettazione, lavora con gli ultimi ritrovati della tecnologia digitale in campo hardware. Segnatamente lui lavora con dei prodotti della Xilinx, che è un'azienda che produce FPGA, che azienda leader, che sono, immaginatevi, dei piccolissimi computer che possono essere programmati, una sorta di, immaginate proprio tela bianca sul quale l'ingegnere scrive il suo codice, e questo codice gli consente di far funzionare questo apparecchio, ma anche il precedente, non mi ricordo come si chiamava, finiva con 64, che era, diciamo, se vogliamo, il nonno di questo qui, così come l'M-Scaler, così come il Quartet. Via via che la potenza di calcolo di queste FPGA aumenta, Rob Watts è in grado di implementare delle versioni sempre più complete, sempre più aggiornate del suo celeberrimo WTA, Watts Transient Alignment, cioè l'algoritmo che è alla base del suo principio di conversione. E ci torneremo fra poco, ma per sottolineare il fatto che un FPGA non è un convertitore, è un qualcosa che esegue un programma. Una volta che ha eseguito il programma non fa la parte analogica, la parte analogica viene poi deputata a qualcosa che sta dopo. In questo caso è fatto in un certo modo, in altri casi si chiama Pulse Array. Pulse Array, o può essere un R2R, può essere tante cose, ma è diciamo, l'ultimo pezzo che la Xilinx non sa fare, non può fare. Esattamente. Allora parliamo un po'
della tecnologia, dell'idea che c'è dietro questo Dave? Allora, l'idea che c'è dietro questo Dave, il cui nome sta per Digital Audio Veritas in Extremis, quindi già il nome è tutto un programma. Watts sostiene cosa? Che il transiente, cioè il momento in cui, immaginate la bacchetta che colpisce la pelle del tamburo, la nota di pianoforte che viene attivata schiacciando il tasto, cioè quei piccoli, repentini mutamenti della forma dell'onda, sono quelli che danno la possibilità intanto di capire il timbro, il tono, la velocità e una serie di informazioni che servono al nostro cervello a ricostruire l'evento sonoro dal punto di vista spaziale. Tanto che, scusa, ti interrompo un attimo per dire ai nostri followers che noi come ci accorgiamo che uno strumento è dal vivo piuttosto che riprodotto? Camminando in mezzo alla strada ci accorgiamo subito se un pianoforte è vero o c'è un impianto che lo sta suonando, proprio per questo motivo, perché ci accorgiamo della velocità con la quale la nota viene riprodotta, quindi è un aspetto estremamente importante della riproduzione. Ora, che cosa succede secondo Rob Watts? Che nel processo di campionamento, quindi immaginate i 44 campioni che vengono presi ogni secondo per la frequenza di campionamento del CD, si ha una sorta di approssimazione. Lui dice, immaginate se voi avete la curva del segnale e i vari puntini che sono le istantanee che vengono colte dal campionamento, il punto in cui tra un puntino e l'altro bisogna andare, secondo Watts è troppo poco ed è troppo, come posso dire, privo di dati, motivo per cui lui lavora molto sul sovracampionamento. Sovracampionare significa inserire, andare a ricostruire quanti più puntini possibili per approssimare al meglio la curva che c'è da un punto all'altro. Ora, questa cosa la fanno tutti i sovracampionatori. Watts applica un algoritmo suo particolare che dovrebbe essere il più fedele possibile all'inviluppo della nota originaria. Per fare questo lui sovracampiona a frequenze altissime, che sono quelle che gli sono consentite dall'hardware. C'è un altro discorso che fa Watts. Watts dice, affinché questa ricostruzione sia credibile, c'è bisogno che i calcoli vengano svolti in maniera molto spinta. C'è una parola magica che è TAP, che è l'unità di calcolo, chiamiamolo così, l'elemento base del calcolo, che si definisce che ha una lunghezza. Allora, per capirci, un DAC commerciale che trovate in un convertitore ha una lunghezza di un centinaio di tap. Quando si arriva al Dave, questi tap aumentano a 164.000 per arrivare a più di 1 milione di tap sull'M-Scaler e sul futuro quartet a 4 milioni. Cioè significa che questi elementi di calcolo riescono a fare questi calcoli in maniera estremamente accurata, estremamente completa, estremamente precisa e a dare una enorme precisione alla ricostruzione del transiente. Esatto. Detta cercando di renderla comprensibile nel modo più veloce possibile. Però ovviamente il Dave vive di vita propria, non è che ha bisogno per forza dell'M-Scaler. Il Dave può funzionare da solo, è un DAC tra l'altro neanche eccessivamente costoso, perché credo di listino siamo adesso a 13.800 euro. Esatto, quindi ce ne sono di molto più costosi ed è un DAC che ha ingressi AS-EBU, USB, ottico coassiale, due ottici coassiali, e i coassiali sono su BNC. Perché su BNC? Anche se è molto scocciante, il BNC è un ingresso intrinsecamente con un'impedenza di 75 ohm, perché proprio la costruzione fisica del connettore è a 75 ohm, quindi è anche un po' una scocciatura rispetto a quelli che sono i cavi coassiali che si trovano normalmente, ma quello che si trova
su RCA ha un'impedenza più bassa, 50 ohm, e quindi è anche dal punto di vista del trasporto del segnale la scelta sicuramente migliore. Perché ci sono 4 BNC? Rispondici, allora, Giulio. Rispondo e Sì. sentiamo là, ma ti devi abbassare. Mi abbasso. Ecco. Allora, ciao. Dunque rispondo dicendo che c'è una modalità di collegamento però che è sul Dave nel momento in cui si utilizza l'M-Scaler, che si chiama Dual BNC, ovvero c'è la possibilità di far lavorare i due canali BNC in contemporanea per arrivare ad una frequenza di campionamento di 768 kHz. Quindi se sull'M-Scaler si utilizza il pulsante della selezione del sovracampionamento al massimo livello, il file in ingresso viene sovracampionato fino a questa pazzesca frequenza di 768 kHz. E quindi c'è bisogno di 2 BNC che vanno dall'M-Scaler al Chord. Allora, questo è un DAC con preamplificatore e un DAC con uscita cuffia, quindi con 3 modalità diverse. 3 modalità differenti. Ci è piaciuto, scusami se ti interrompo, particolarmente la capacità di pilotaggio come preamplificatore, che mi sembra una capacità al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Sì, e devo dire sono rimasto anche abbastanza colpito dal fatto che la regolazione del volume dichiaratamente avviene nel dominio digitale, però il pilotaggio che questo Dave fa del Solution è veramente esemplare, quindi insomma è stato particolarmente godibile. Lo vedete nelle inquadrature montato sul suo supporto dedicato che si chiamano Choral Ensemble, sono queste grandi zampe, perché del suo ci sarebbe soltanto il Dave vero e proprio. E queste zampe permettono di tenerlo impilato, e state vedendo adesso le immagini del Dave sovrapposto all'amplificatore integrato esatto. Ultima Integrated, ma ad esempio lo potete vedere anche nelle immagini successive, e quelle che abbiamo scattato a Monaco, del Dave impilato con il Quartet e il suo alimentatore. E la costruzione è fatta in alluminio aeronautico scavato dal pieno, ed è una costruzione che francamente io faccio fatica a trasmettervi quanto possa essere fatta bene. La solidità che emana. Sì, poi tra l'altro è molto bello questo display rettangolare che sta sotto questo grosso occhio. Il display, lo state vedendo nel video che sta andando ora, ha diverse modalità di funzionamento, diversi schemi grafici. E questo qui nero è quello, se vogliamo, che consuma meno risorse e che durante il funzionamento resta acceso. Gli altri, quelli a colori, si accendono e si spengono durante il funzionamento nel momento in cui ad esempio c'è un cambio di traccia, e con un codice colore ti indicano qual è la frequenza di campionamento alla quale sta lavorando. Perfetto. Altra cosa interessante, il Dave ha 2, chiamiamoli così, convertitori, anche se fanno sempre riferimento alla solita Xilinx FPGA, quasi separati, ovvero puoi scegliere la modalità di funzionamento PCM o puoi scegliere la modalità di funzionamento DSD. Ovviamente se tu scegli la modalità di funzionamento PCM non è che il DSD non viene riprodotto, viene fatto il DSD over PCM. Quindi l'ideale sarebbe, nel momento in cui ascoltate una traccia in DSD, lo mettete in modo DSD, quando sentite in PCM lo mettete in modo PCM. È un po' come, immaginate, caricare 2 programmi diversi. Quando in un computer che avete a casa caricate Excel piuttosto che Word o viceversa, questo fa esattamente la stessa cosa, tant'è che si spegne e si riavvia. È un procedimento che richiede un minuto, qualcosa del genere. Quindi diciamo che... Quindi scarica il programma che sta in esecuzione, carica l'altro, si riavvia ed è pronto per funzionare. È poco pratico, perché se da PCM vuoi sentire un file DSD devi aspettare un minuto, ma la differenza poi lo vedremo in fase ascolto. Però è interessante perché ad esempio il playback che sta qui alle mie spalle, ma come tanti altri convertitori, che scelgono una strada, ad esempio il playback lavora tutto in DSD, prende il file PCM e lo converte in DSD. La scelta di Rob Watts è stata: il DSD sta in un DAC DSD, il PCM sta in un DAC PCM. Va bene.
Altro, anche perché sennò ci dilunghiamo troppo. Ci dilunghiamo troppo. Scusate, dico ancora due cose. Il funzionamento si basa su questo encoder rotativo che fa il volume, ma a seconda di come vengono schiacciati questi pulsanti, nella modalità, chiamiamola così, di setup, può fare anche altre cose, quindi la navigazione nei menu e quant'altro. È interessante notare il fatto che nessuno di questi bottoni, più quello centrale, ha un'etichetta. Perché? Perché cambia il loro funzionamento a seconda del contesto. Qui si fa il volume. Quello è abbastanza intuitivo. C'è poi il telecomando che state vedendo adesso in overlay, che è un telecomandino piccolino ma che fa esattamente tutte le sue brave funzioni. Pronto? A posto, sventramento. Ciao, a tra poco. L'Oblò. La mia lente di ingrandimento verso il DAC Core. Ma è una lente di ingrandimento o è un vetro e basta? Non è un vetro e basta. È un vetro e basta. Che riponiamo subito e mi metto gli occhiali. Allora, cominciamo con l'alimentatore. Alimentatore switching, che qualcuno dirà non ci interessa. Alimentatore switching con presa a 220 o 110 e filtro EMI antidisturbo, uscita verso il circuito. Ci fermiamo un attimo qua per notare come questo contenitore sia splendidamente fresato dal pieno. Fresato dal pieno. Faccio vedere se ci riesco, è carino. Vedete che sul fondo qui esatto, si vedono ancora i passaggi della macchina a controllo numerico. Ecco, sotto i fili del filtro qui, si vedono. Sì. Anche qua e vediamo poi la lavorazione con altezze diverse, no? Certo. Quindi ingresso dell'alimentazione, questi sono i BNC di ingresso della macchina, Toslink AS-EBU. Questo per certo è il dissipatore dello Xilinx. Dello Xilinx Spartan. Esatto, Spartan, qualcosa che non possiamo vedere e non vediamo ovviamente. Perché comporterebbe la rimozione del display e francamente... No, anche perché per vedere cosa? Un chip con una scritta. Con una scritta Xilinx. Display. Sì. Questa è la piattina che collega il controllo del volume e i 4 tasti. Vogliamo far vedere il pannellone? Sì, facciamo vedere il pannellone, eccolo qua. Questo è pesante quasi quanto tutto. Guardate che meraviglia. Sì, possiamo girarlo volendo. Sì. Eccolo, e lì c'è l'encoder rotativa. Esatto, quello che tu mi dicevi e che poi c'è scritto nella letteratura che segue, questi fori seguono la dissipazione, è vero, ma è soprattutto vero qua sopra. Sì. Per cui magari gli sembrava brutto finire qui e quindi hanno voluto fare questo onda. Non so se l'elemento lì dell'alimentatore magari dissipa un po' di calore pure lui. Sì, può darsi. Poi qui ci sono i due pulse array. Esatto, esattamente, eccoli qua. Che dovrebbero essere uno per canale. Esatto, canale sinistro, canale destro. Qui c'è il quarzo per il clock. E qui ci sono gli opulenti circuiti di uscita, perché questi sono circuiti per XLR e RCA fatti con dei semiconduttori che vanno bene per fare quasi un amplificatore finale. Sto esagerando, ma sono ad altissima corrente. Altissima corrente, tra l'altro filtrata a sua volta rispetto all'alimentazione switching attraverso questi due elementi. Ok? Uscita per cuffia con jack della Neutric, facciamo vedere qui la scritta Neutric, di tipo professionale con il suo circuito a parte, quindi non è un circuito che usa il buffer di uscita di left e right, ma bensì fatto con un amplificatore a parte. Qui possiamo vedere gli XLR, sempre della Neutric di uscita, molto belli perché sono montati da dietro. Quindi quelli che si vedono accanto sono invece gli RCA. Gli RCA, esattamente. E questi sono i due relay che servono per il muting.
oppure per silenziare il DAC quando si cambia di risoluzione, perché potrebbe dare un toc sulle casse e quindi attraverso questi relè si muta l'uscita. Vogliamo far vedere il pannello posteriore? Facciamo vedere il pannello posteriore, lo giro, eccolo qua. Pannello posteriore sul quale io penso di poter dare l'unica tirata di orecchie, ma veramente minima, Sì. perché come vedete le scritte sono semplicemente incise, non sono verniciate. E quindi leggere magari in condizioni di scarsa visibilità o di scarsa illuminazione la scrittina output, left and right, USB, e ad esempio vedete qui c'è il 2 e poi sotto c'è il corrispondente 1 del Dual BNC, è francamente un po' difficoltoso. Abbiamo praticamente concluso, caro Giulio. Sì, direi di sì, direi che non ci sono altre cose. E a questo punto andiamo all'ascolto e l'ascolto sarà sicuramente estremamente lusinghiero, giusto? sì, sicuramente. Ciao. Ciao. Allora Giulio, partiamo da lì. No, perché ti ho visto particolarmente sensibile a questo DAC. Sì. Come quasi commosso. Sì. Allora, però premettiamo per i nostri amici Philurs che tu sei particolarmente chord oriented. Questo diciamo. Ti è sempre piaciuta come azienda, non che a me non sia piaciuta, per carità. Sì, e come ho detto all'epoca del video del Q-Test, io ho avuto tutta la generazione dei Qt, quindi dei chord piccolini, quando del Dave ancora non si parlava, e ne rimasi assolutamente entusiasta. Da anni avevo questo desiderio di ascoltare questo Dave, perché insomma è come posso dire, il capolavoro di un progettista che io stimo, e quindi la curiosità di ascoltarlo era tantissima. Tra l'altro io ricordo perfettamente quando Rob Watts mi mostrò il primo prototipo della scocca del Dave, ancora non verniciato, ancora proprio grezzo, e mi disse: questo è l'oggetto su cui stiamo lavorando, sarà il miglior convertitore, sarà il mio capolavoro. Insomma, quindi la curiosità era tanta. Peccato che sono arrivato a poterlo ascoltare dopo così tanti anni, però è stata un'attesa che mi ha veramente ripagato completamente. E quindi, insomma, il fatto di aver potuto ascoltarlo sia nel sistema grande che nel sistema piccolo è stata veramente una grande soddisfazione. Devo anche dire che l'ascolto, in questo caso ti ho un po' tradito, perché ho fatto un ascolto domenicale con il nostro amico pianista Stefano Greco, Sì. felice possessore a sua volta di un chord Dave, e lo abbiamo ascoltato facendo tutta una serie di comparazioni, quindi il parallelo chord playback e poi chord in USB senza passare per l'M-Scaler, chord passando per l'M-Scaler. E poi addirittura abbiamo fatto un ulteriore passaggio che è stato estremamente interessante, il playback pilotato con HQ Player, con un filtro su HQ Player che è molto simile a quello implementato nel chord M-Scaler, quindi l'abbiamo fatta veramente molto completa. Di meglio non si poteva fare, ma quello che ne è venuto fuori è che il Dave, nonostante sia un DAC non nuovo, perché è uscito nel 2017, già l'abbiamo detto nella descrizione, credo che sia tra i migliori DAC in assoluto che ci sono sul mercato in questo momento. Punto. Punto. Ecco. Punto. Oh, e tra l'altro è chiaro che parliamo di un prodotto costoso, perché ragioniamo di 13.850, se non ricordo male, euro, e quindi insomma una cifra che sta poco sotto i 14.000 euro, quindi insomma è un DAC davvero impegnativo, al quale poi eventualmente andrebbero aggiunti i soldi dell'upsampler, ma insomma stiamo sicuramente a giocarcela ad armi pari con DAC, i famosi primi della classe, insomma. Tra i primi della classe ci metto il mio playback, e ci metto MM Labs, ci metto Aqua, non con il La Scala ma con il Formula, insomma Esoteric, Grossi, MSB, cioè ci metto
veramente i pesi massimi. 10 nomi sono, non di più. Sì, assolutamente. Allora, a me quello che ha colpito immediatamente, sin dall'inizio, è questo suono chord che, come dice il nostro amico ingegner Fulvio Chiappetta, è un suono monumentale. È vero, è monumentale, cioè, e questa cosa era ancora più clamorosa quando uno ascoltava il Q-Test, che magari da un aggeggino piccolo piccolo così non ti immagini, bam, questo suono così grande. Con il Dave, oltre alla monumentalità, che se vogliamo lo è ancora di più monumentale, c'è questa pazzesca risoluzione, questa quantità di dettaglio dalla quale vieni letteralmente inondato e ti sembra che tutto quello che hai ascoltato fino a prima del Dave sia poco preciso, poco dettagliato. È come se aggiungesse dei dettagli è sbagliato, rivelasse dei dettagli che prima non sentivi o sentivi meno o ai quali non facevi la giusta attenzione. Perché quello che mi è sembrato di ascoltare a me, mi hai fatto sentire per esempio quel contrabbasso splendido, lì ho sentito veramente il contrabbasso per quello che è, quindi non è che ha aggiunto o ha sottolineato, ha semplicemente tirato su delle informazioni che venivano affogate invece da altri DAC. Sì. Quindi mi viene da pensare che Rob Watts, il nostro caro amico, e vi prego fra qualche giorno o dipende quando vedete questo video, c'è un'intervista che noi gli abbiamo fatto a Monaco con il buon Mario Richard, che ringraziamo anche adesso. L'ingegner Richard. Esatto, grazie Mario di averci supportato in quell'occasione, anche perché Mario è un grande professionista e si occupa tanto di teoria e progettazione, esatto, quindi era la persona giusta per fare un certo tipo di domande a Watts, perché poi è un personaggio particolare, molto carino, molto gentile, ma talmente tanto competente che la nostra misera competenza era proprio... Quindi quello che volevo dire è questa sua tecnologia che tira, che rifà il timing fatto in un certo modo, probabilmente è il modo giusto di vedere le cose. Senti, probabilmente sì. Io quello che posso soltanto dire è che questa quantità pazzesca di dettaglio che tira fuori questo DAC non va mai a discapito della musicalità. È come se tu avessi, come dire, messo i singoli pezzettini al posto giusto, avessi riempito ogni casella con dei dettagli che però sono dei dettagli che invariabilmente ti portano a una maggiore comprensione del messaggio sonoro che è racchiuso nella traccia che tu stai ascoltando. Questa cosa c'è già a piene mani, a profusione con il Dave, diventa quasi sovrannaturale con l'M-Scaler, perché il salto si sente, devo dire obiettivamente si sente, il Dave da solo è un grandissimo DAC, ma con l'M-Scaler arriva a compiutezza, il progetto lo si capisce immediatamente, è pensato con l'M-Scaler. Che però, permettimi, tra poco verrà fuori il modello nuovo, quindi diamo l'informazione giusta, nel senso che chi compra il Dave ora non conviene che compra l'M-Scaler, che tra l'altro è destinato a un altro line-up del costruttore, e aspetta il Quartet, che non sappiamo esattamente quando uscirà. Probabilmente quello che potrebbe essere un suggerimento interessante è che anche il Q-Test che noi abbiamo provato è possibile utilizzarlo con l'M-Scaler con il doppio bilanciato. Dal momento che questi M-Scaler probabilmente, magari nel breve periodo, andranno sul mercato dell'usato a prezzi particolarmente vantaggiosi, non escludo che l'accoppiata Q-Test più M-Scaler potrebbe essere una accoppiata killer che potrebbe dare enormi soddisfazioni. Tornando a questo Dave, l'altra cosa che veramente colpisce è la qualità costruttiva. È un oggetto il cui design può essere criticato, criticabilissimo, perché francamente non sembra un dispositivo audio.
non sembra niente personale. Sì, esatto, non diresti che è un dispositivo audio. No, è un dispositivo che starebbe bene in un film di fantascienza tipo Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Questo Giulio Verne, l'integrato più science fiction. Esatto. Sì. Quindi io capisco che per alcuni appassionati può essere un aspetto non particolarmente accattivante. Io l'ho trovato splendido. Mi piace da morire la scelta del materiale, mi piacciono le scelte di design, mi piace il fatto che il Dave rinunci, perché su questo sono sempre stato molto critico, alle palline colorate che ci sono su molti altri dispositivi di Cord. Il Dave non ha la retroilluminazione sui pulsanti, questi pulsanti sono argentati, ma non ci sono luci. Poi la cosa singolare è che questa onda di fori non corrisponde di fatto a nessuna luce sotto, ma forse è semplicemente l'onda della musica? No, l'onda di fori scaturisce da considerazioni di natura esclusivamente termica e segue il percorso dei chip sotto e quindi gli serve esattamente a dissipare nei punti in cui ci sono i buchini e serve. Dal punto di vista dell'utilizzazione ho trovato splendido il display. Come dicevamo prima, il display ha diverse modalità di funzionamento e ce n'è una che associa sì il codice colore, per cui tu anche seduto da qui a lì vedi come si illumina e sai che cosa sta facendo una volta che ci hai fatto un po' l'abitudine, quindi anche il display è un'ottima scelta. Sì, ma comunque questo è un display che puoi vedere da in piedi, perché se tu lo metti un po' alto da seduto è inclinato. Nell'altra sala d'ascolto, e dire che io sono dotato di potenti occhiali, riuscivo a leggerlo. Le cifre sono abbastanza grandi. Poi fondamentalmente ti interessa soltanto una cifra, la frequenza di campionamento e il volume se lo usi. C'ha il telecomando, l'abbiamo già detto, e quello che abbiamo detto in sede di descrizione, ma che adesso dettagliamo meglio, è l'uscita cuffia, che è una delle 3 modalità di funzionamento, è con jack da 6,3 ed è un'uscita cuffia poderosa, quindi per chi vuole utilizzarlo anche solo come DAC con amplificatore per cuffia di altissimo livello, riesce tranquillamente a pilotare qualsiasi carico, qualsiasi cuffia senza praticamente nessun problema. Quindi è un ulteriore valore aggiunto molto importante, perché ci compriamo. Io personalmente, se me lo potessi mai permettere un DAC del genere, lo collegherei direttamente al finale, perché io sai che non sono pro pre, e devo dire che questo dal punto di vista della capacità di pilotaggio mi ha eccezionalmente convinto. Allora, possiamo atterrare? Che dici? Possiamo concludere? Ricordando soltanto che oltre al nero dell'esemplare che ci hanno mandato in prova c'è anche la versione argentata. Io me lo comprerei nero, però. Nero è bellissimo. Semplicemente stupendo. Allora, subscribe, campanella. Grazie. iFight per averci dato l'opportunità di provarlo. Ciao.